Mi hanno hackerato il profilo Facebook, è proprio questo il titolo. Ovviamente non l'hanno hackerato a me, non perché io sia un tecnico hardware e so, magari anche questo potrebbe essere, e so come muovermi, però ora vi do delle dritte per evitare di farvi hackerare il vostro profilo. Si parla qua di Facebook perché diciamo da pochissimo proprio è successo un patatrack con tutti i profili Facebook, dato che sono stati attaccati da gruppi di hacker, quindi hanno fatto malfunzionare il programma e l'applicazione non permettendo l'ingresso, e purtroppo molti utenti invece, anzi a molti utenti è stata cambiata la password, quindi non permettendo più a loro l'accesso al proprio account di Facebook. Lo stesso magari un video può valere per tutti gli altri social network, quindi chi ha X, per intenderci l'ex Twitter, e chi ha Instagram, e chi ha tutte, insomma, diciamo questi social network dove c'è proprio l'ingresso di nome utente e password. Potrebbe, diciamo, risultare alla fine un video ripetitivo, ma perché ripetitivo? Perché già comunque è stato abbastanza approfondito l'argomento, non per quanto riguarda i social network, ma per quanto riguarda in generale, per evitare tutte queste truffe, fra quali c'entrano anche quelli dei social network, quindi di farsi proprio hackerare i profili. Quindi ero partito con il titolo "Mi hanno hackerato Facebook" proprio perché sono successi tutti questi problemi ultimamente proprio per ora con la piattaforma di Facebook. In sostanza, come ci possiamo parare dal colpo di avere modificato addirittura anche le email, quindi non solo la password ma anche modificato la password stessa dell'email, perché poi è lì che l'hacker, il malavitoso, va ad interagire. Quindi la soluzione, ripeto, come i video precedenti che già ho fatto, è soltanto, signori, è solo una, e so che potrebbe risultare fastidioso per chi non vuole inserire ogni volta la password, ma la soluzione è soltanto quella. Quindi in questo caso cosa dovete fare per pararvi dal colpo? Semplicemente dovete utilizzare queste due regole, volete le chiamare regole, per me sono regole, sono consigli, li volete prendere come consigli, insomma. Dovete attuare queste due regole. La prima regola è quella di non memorizzare mai la password nel vostro computer o nel cellulare. Quindi se utilizzate il vostro smartphone, non memorizzate mai la password nel vostro smartphone, non utilizzate mai il memorizza password per quanto riguarda se utilizzate il computer nel computer, che può essere fisso, notebook, all in one, la qualsiasi cosa. Quindi non memorizzate mai la password. So che potrebbe essere una grande seccatura, perché magari intanto dovete ricordarvi sempre la password, poi ad ogni ingresso magari c'è gente che con Facebook magari ci lavora e diciamo vuole aprirle, cerca di aprirlo molte più volte al giorno anziché una normale persona che magari c'entra una o due volte al giorno, quindi potrebbe risultare davvero molto noioso. Però il memorizzare la password già significa che quell'ingresso in quella macchina specifica già è avviato, quindi se si siede qualcuno o qualcuno comunque con qualche virus, che potrebbe essere un trojan, quindi riesce ad entrare nel computer, quindi da esterno, quindi da remoto, ecco, come parola più tecnica possibile, quindi a distanza, già il gioco è fatto, quindi già entra lì senza che voi nemmeno ve ne accorgete, e la prima cosa che farà è proprio modificarvi la password. Quindi in questo caso, se già entrerà lo stesso in remoto, troverà comunque un'applicazione che è tutta da andare a eseguire come accesso, quindi sia di mettere la email sia di mettere la password, già là magari ci perderà le speranze, quindi uscirà fuori direttamente da quella macchina e così via. E questa già, ecco, è prima cosa. Però questo, mi raccomando, il video fatto per ora su Facebook, però vale sia per tutti i social network che soprattutto per tutte le applicazioni, quindi che siano email, che siano operazioni di banca, soprattutto non lasciate memorizzate mai la vostra password. Ci sono anche molti antivirus che permettono il fatto di non memorizzare la password, quindi attenzione, soprattutto vi dicono se qualche password è stata memorizzata. Soprattutto lo fa il Norton 360, che è davvero davvero ottimo. La seconda regola è che oltre a non memorizzare queste password, dobbiamo, signori miei, metterci in testa che dobbiamo tutti utilizzare l'autenticazione a due fattori. È obbligatoria, quindi ammettendo che il malavitoso, l'hacker, questo virus che lavora da remoto, riesce a superare il primo step, non si sa come, anche quando noi abbiamo detto di non memorizzare la password, ma magari entrandoci è vero pure che esistono dei programmi
che anche se mettiamo la password ogni volta che dobbiamo entrare, ci sono dei programmi che riescono a captare, prendere la digitazione addirittura della tastiera. Poi faremo un video a parte di questo che entra fra i vari antivirus che si vanno sempre più evolvendo. Quello della tastiera è un virus che è veramente veramente antichissimo. Ci sono anche dei programmi proprio che lo fanno, quindi che addirittura memorizzano, anche se vediamo i famosi pallini, quindi c'è la privacy, memorizzano quello della tastiera. Quindi in questo caso però, se facciamo una cosa del genere, quindi il primo step, ammettiamo che il malavitoso riesce a superarlo, cosa possiamo fare oltre per bloccarlo? Semplicemente utilizzando l'autenticazione a 2 fattori, stoppiamo immediatamente la qualsiasi persona che vuole entrare. Perché? Perché in quel caso noi, tramite un'applicazione che vi consiglio, quella di Google, che è spettacolare, che è l'Authenticator, riusciamo a avere una seconda password sotto forma di codice, quindi un vero e proprio token, come quello che esiste nelle banche. Quel token che durerà quei 30 secondi, 20 secondi, noi abbiamo 20 secondi di tempo da quando mettiamo la password per farci arrivare questo messaggino nell'applicazione, utilizzare quel codice che comunque scadrà in quel determinato periodo di tempo, quindi che sia la fascia dai 20 ai 30 secondi. Quindi comunque un virus deve essere, un hacker deve essere davvero veloce a utilizzare quello, ma come può mai utilizzarlo se non è in possesso del telefonino? Dovrebbe hackerare 3 cose tutte e 3 assieme, quindi prima sapere l'email, prima sapere la password, dopodiché andare a recapitare pure il telefonino, il token che c'è all'interno del telefonino e inserire. Capite bene che in questi 3-4 passaggi il malavitoso completamente o rinuncia o proprio non può fare nulla, anche al 90-95% non riesce più a fare nulla. Quindi capite bene che adottando queste 2 tecniche che sono semplicissime, ripeto, vi può dare noia perché non solo dovete inserire ogni qualvolta entrate nel vostro social network, abbiamo detto tutti già e ripetuto, dobbiamo inserire ogni volta la password, per in più abbiamo, fra virgolette, chiamiamola noia, io la chiamo un grandissimo aiuto. Per fortuna che esiste l'autenticazione a 2 fattori ormai quasi su tutto, lo troveremo su Amazon, per questo dico su qualsiasi applicazione, sulla banca già di suo, utilizzate l'autenticazione a 2 fattori. Quindi già abbiamo questo aiuto, magari per voi potrebbe essere un'altra ulteriore noia in più, però abbiamo la fortuna di avere quest'altro codice. Il malavitoso non riuscirà, signori miei, a fare completamente nulla. Quindi il profilo sicuramente non potrà mai essere, insomma, più hackerato, almeno che non esca in futuro. Fino ad ora è impossibile farlo con l'autenticazione a 2 fattori, esca in futuro qualche virus che sia in grado anche di fare ciò. Quindi video che viene in soccorso, ovviamente abbiamo detto di Facebook perché è successa questa cosa di Facebook, comunque su tutti i social network e soprattutto sulle applicazioni sensibili che hanno dentro dati sensibili, soprattutto quelli della banca, email, fate voi tutto quello di più, anche su Amazon, per dire, perché è importantissimo, non è perché si parla di Amazon è meno importante, perché sappiamo tutti che se noi facciamo acquisti su Amazon molte delle volte memorizza la nostra carta di credito per evitare di farci perdere tempo in futuro sugli acquisti. Quindi capite bene che se non utilizzate nemmeno l'autenticazione a 2 fattori su Amazon, qualcuno basta che vi hackera la vostra password, può fare acquisti con la vostra carta di credito. Quindi anche se non vi è stata hackerata la banca, basta che entrano su Amazon e possono fare acquisti illimitati su Amazon. Quindi attenzione a quello che facciamo non inserendo l'autenticazione a 2 fattori. Spero di essere stato utile. Vi ho detto, il video già era stato presentato nei video precedenti, il discorso di come pararsi dalle truffe, però in questo caso l'abbiamo canalizzato tutto sui social network e sulle app in generale. Spero sempre di essere stato d'aiuto, però sicuramente tutti già conoscevate queste autenticazioni a 2 fattori, è sempre meglio ricordarlo, soprattutto quando si sentono dire nei social, queste notizie che girano su internet, quando ci sono degli attacchi, è sempre meglio ricordare che quando c'è un attacco è perché comunque non si è stati corretti nel pararsi. Quindi sapete bene, utilizzate tutti l'autenticazione a 2 fattori e soprattutto non memorizzate mai nessuna password. Ciao a tutti e buona navigazione!